Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con due mazzi, ossia per quanto riguarda gli oracoli i messaggi d'amore, per quanto riguarda i tarocchi i Tinseltown Tarot. Come vedete io ho già predisposto appunto 3 mazzi di carte, gli oracoli, e ho diviso appunto in 2 mazzetti, uno più piccolo e ovviamente uno più grande, i tarocchi, perché appunto come avrete notato dal titolo del video ci andremo appunto ad occupare di chi potrebbe tornare nel vostro futuro o anche già direttamente nel vostro presente, perché no, ovviamente qualcuno che ha fatto parte del vostro passato sentimentale. Quindi una persona con la quale avete avuto una storia, anche semplicemente una conoscenza, una frequentazione, che poi per svariate motivazioni si è interrotta. Ecco, questa persona tornerà. Vogliamo sapere chi ovviamente tornerà e avremo chiaramente identificazione maggiore di questo personaggio grazie soprattutto al mazzetto ovviamente più piccolo, che è composto ovviamente dalle carte di corte, quindi cavaliere piuttosto che re, piuttosto che paggi, cercando ovviamente di farci aiutare anche e soprattutto dal seme che accompagna ovviamente la carta, per darne anche un'identificazione astrologica fondamentale. Nel mazzo più grande, ovviamente, con le restanti carte arcani maggiori e minori, ecco, è fondamentale perché cercheremo ovviamente di capire perché questa persona ovviamente vuole tornare da voi, quindi quali sono le sue reali intenzioni e come procederà il vostro futuro con questa persona. Agli oracoli chiederemo invece che cosa questa persona vorrebbe dirvi in questo momento, se ovviamente potesse parlarvi. D'accordo? Come avrete notato ovviamente già dall'impaginazione appunto del video, dalla prima schermata, appunto sarà un video a doppia variante 1 e variante 2, proprio perché sapete che io amo, come sempre, venire incontro alle esigenze di tutti, perciò so che ad alcuni piace il video ad una sola variante, ad altri invece piace il video con 2 varianti tra cui poter scegliere. Dunque avrete notato che io tendo ad alternare sul canale video appunto ad una variante, ad una stesa unica, e video a 2 stese, 2 varianti. In questo caso possiamo effettuare ovviamente la doppia variante anche con appunto i Tinseltown Tarot, proprio perché obiettivamente utilizzeremo pochissime carte. D'accordo? Dunque, io direi di appunto iniziare con la prima variante e dunque appunto per il momento, solo per il momento, allontaniamo gli oracoli dal tavolo di stesa e dunque iniziamo appunto per la prima variante a mescolare il primo mazzetto, cioè cerchiamo appunto di capire chi tornerà da voi appunto, che ovviamente ha fatto parte del vostro passato, qualcuno con il quale avete avuto una storia, una frequentazione libera o non, quindi anche una persona impegnata che vi è piaciuta particolarmente, con la quale c'è stata appunto una frequentazione, una liaison. Proviamo un po' a chiedere agli arcani chi sarà questa persona. Vediamo un po'. Mettiamo qua il mazzettino più piccolo. Allora, mescoliamo ora il mazzo più grande. Cerchiamo di capire perché questa persona tornerà da voi e come andrà. Vediamo. Perfetto. Allora, dunque possiamo iniziare appunto dalla prima carta, ossia appunto chi è questa persona che tornerà ovviamente da voi per la prima variante.
E qui abbiamo un cavaliere di spade. Allora, personaggio già con una personalità particolarmente battagliera, cavaliere di spade, quindi abituato ovviamente a combattere. Ecco, una persona che obiettivamente tornerà da voi con l'intento di riavervi e supportato da una forte gelosia. È tipico, ragazzi, dei personaggi di spade essere gelosi e possessivi e soprattutto temere nella vostra vita, ovviamente, l'ingresso di rivali per loro che possano in qualche modo portarvi via da loro. Questo cavaliere di spade ha un temperamento particolarmente pepato e focoso, cioè quando vuole qualcosa fa di tutto per ovviamente riottenere questo qualcosa, ma soprattutto, in questo caso, per sbaragliare velocemente, vi ripeto, rivali, ostacoli, nemici. È un cavaliere che rispetto agli altri, cavaliere di bastoni, cavaliere di denari e cavaliere di coppe, si muove molto velocemente. Vedete, non è a cavallo, è direttamente in macchina. Quindi questa persona ovviamente si muoverà entro poco tempo o conta, se non altro nelle sue intenzioni, di farlo entro poco tempo. È un cavaliere, quindi non torna solo ovviamente dal passato, cioè non è un movimento solo temporale, ma è anche, potrebbe essere anche un movimento fisico, chilometrico, cioè questa persona potrebbe riavvicinarsi a voi proprio fisicamente, fattualmente. Quindi potrebbe essere un uomo che o vive lontano da voi e per svariate motivazioni tornerà vicino a voi, quindi per esempio nella vostra stessa città, nel vostro stesso quartiere, oppure è una persona che è stata in vacanza, per esempio nelle ultime settimane, e dunque ovviamente in questi giorni sta tornando da questa vacanza. È chiaro, ragazzi, che ovviamente parliamo di un cavaliere di spade, quindi cavaliere di spade generalmente appunto è un individuo che ama molto spostarsi, quindi potrebbe essere di ritorno da una vacanza perché ama molto viaggiare e nel caso in cui compia una professione, un mestiere che lo porti a spostarsi spesso, ne è molto soddisfatto. D'accordo? Inoltre, vi ripeto, il cavaliere di spade ha un aspetto molto severo, molto a volte serioso, arcigno. Effettivamente ha una personalità un po' spigolosa, È un personaggio particolarmente duro che tende a volte anche a sembrare particolarmente arrogante e probabilmente lo è. Quindi è una persona che obiettivamente pensa di poter vincere rispetto a qualsiasi altro rivale, nonostante appunto questi rivali gli diano particolarmente fastidio, però lui è assolutamente sicuro della sua vittoria, quindi obiettivamente tornerà da voi molto carica, diciamo, questa persona, perché è assolutamente, vi ripeto, convinta di potervi riavere. È chiaro che, ragazzi, parliamo di spade che con i bastoni rappresentano l'elemento fallico, quindi è una persona molto attratta da voi che, vi ripeto, tornerà per riprendere il suo posto ovviamente al vostro fianco, perché è una persona particolarmente gelosa di eventuali altri corteggiatori. D'accordo? Le caratteristiche, diciamo così, astrologiche del cavaliere di spade ovviamente ci riportano ai 3 segni d'aria, proprio perché i personaggi appunto di spade hanno un legame particolare con Gemelli, Bilancia e Acquario, quindi potrebbe avere il segno zodiacale in uno di questi 3 segni, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quali sono Venere, Luna, Marte e Mercurio. Quindi vi faccio un esempio, potrebbe per esempio appunto avere la Luna in Gemelli e Mercurio in Acquario.
d'accordo? Quindi una forte presenza appunto dei segni ovviamente d'aria nei punti strategici, diciamo, nei punti chiave del tema astrale appunto natale di questa persona. D'accordo? È chiaro ragazzi che ovviamente, vi ripeto, il cavaliere è un uomo molto intelligente proprio perché in particolar modo supportato chiaramente dai segni d'aria. Ma a volte, ahimè, i personaggi di spade utilizzano queste loro capacità, questa loro intelligenza, anche grande capacità comunicativa, ovviamente per cercare in maniera particolarmente egoistica di raggiungere i propri obiettivi, in barba a quelli che potrebbero essere invece i bisogni e le necessità di altre persone. Quindi, obiettivamente, ragazzi, i personaggi di spade hanno un atteggiamento molto utilitaristico nei confronti della realtà, cioè si muovono solo ed esclusivamente per uno scopo e soprattutto solo nel momento in cui sanno di averla quasi sicuramente vinta. Quindi vi ripeto, è una persona che dà quasi per scontato, diciamo, ecco, la sua vittoria rispetto ovviamente ad altri rivali. Per quanto riguarda l'età anagrafica, i cavalieri, e quindi anche il cavaliere di spade, generalmente si attesta, diciamo, tra i 30 e i 40, massimo ragazzi 45 anni, ma non di più. Quindi hanno, diciamo, una fascia di età mediana, d'accordo? Il cavaliere di spade generalmente, proprio come il cavaliere di bastoni, non ha ad oggi un legame, quindi una persona single, a differenza per esempio del cavaliere di coppe o comunque dei personaggi di coppe, personaggi di denari che generalmente sono legati ufficialmente a qualcuno. Ecco, il cavaliere di spade di solito no. Oppure potrebbe avere, diciamo, ecco, più frequentazioni aperte, quindi le classiche 3000 chat sui social appunto aperte con persone con le quali appunto chattano, si scambiano, diciamo, effusioni online, ma niente di più. Quindi non c'è un amore ovviamente che fa parte di questa persona, cioè questo cavaliere non è innamorato, d'accordo? È una persona che vive da single e si sente assolutamente single. Oppure, come tutti i cavalieri di spade, ma anche tutti i personaggi di spade in generale, è una persona che è appena uscita da un rapporto sentimentale molto vincolante, quindi potrebbe essere un matrimonio piuttosto che un fidanzamento, una convivenza, che per lui veramente era diventata particolarmente pesante, per cui questa persona praticamente è fuggita da questo rapporto e di conseguenza ad oggi si sente e vuole, attenzione, sentirsi ancora libero. Quindi ragazzi, allora attenzione, non è, sottolineo, una persona che vuole tornare da voi per due cuori ed una capanna. Forse, per carità, ci mancherebbe, magari in futuro, poi lo vediamo anche in queste posizioni, ma ci mancherebbe. Però ragazzi, attenzione che l'intenzionalità del cavaliere di spade è di non lasciarsi andare all'amore, al sentimento. Poi vedremo se riuscirà a non lasciarsi andare. Però obiettivamente lui non vuole. Cioè la caratteristica dei personaggi di spade, ragazzi, non è quella di non saper amare. Questo è un gravissimo errore. Cioè sanno amare come, però obiettivamente tendono a farlo centellinando particolarmente le loro effusioni, quindi sono personaggi un po' freddi, diciamo, ok? Non vi aspettate da un personaggio di spade la serenata oppure la lettera romantica, d'accordo? Sono personaggi, vi ripeto, duri, ma non solo con voi, proprio come atteggiamento di vita, cioè anche con amici, parenti, colleghi, mamma, papà, cioè sono persone particolarmente, vi ripeto, concrete, pragmatiche, che amano poco le effusioni, d'accordo? Ma ovviamente, vi ripeto, non è una persona che tornerà con l'intenzionalità di rimettersi insieme a voi. Vorrà riprendere spade, un dialogo, quindi ricominciare se non altro la frequentazione, d'accordo? Che poi potrà procedere come procederà, d'accordo? Ma lui non ha in testa in questo momento di tornare da voi perché vuole cantarvi la serenata sotto casa
e lasciarvi ovviamente davanti al portone di casa 100 rose rosse. No, non lo vuole fare, non è nelle sue intenzioni, vi ripeto, poi magari in futuro lo fa, però per adesso no. Torna perché è attratto, torna perché è geloso, torna perché comunque naturalmente vi sente sua, no? Perché chiaramente altrimenti non sarebbe gelosa questa persona, però obiettivamente non ha una grossa intenzionalità di creare qualcosa di stabile e profondo. I personaggi di spade sono un po' allergici alle storie vincolanti, tendono un po', diciamo, a fuggire da situazioni troppo profonde. E questo ovviamente ci rimanda ai segni d'aria, che sono assolutamente capaci di amare, perché erroneamente si parla male sempre dell'acquario, dei gemelli, della bilancia. Ovviamente, ragazzi, non è assolutamente così, perché io ovviamente ho anche parte del mio tema astrale in segni d'aria, anche l'ascendente ovviamente, e naturalmente posso garantirvi che ho sempre avuto storie assolutamente lunghe di oltre 10 anni e tra l'altro pochissime, cioè si contano proprio nelle prime dita di una mano, quindi non è assolutamente vero che le storie portate avanti dai segni d'aria o da chi ha un tema astrale ricco ovviamente di segni d'aria sia l'eterno playboy o la classica, diciamo, persona sciocca che vola di fiore in fiore. Questa è una diceria falsissima, d'accordo? Quindi hanno e abbiamo delle caratteristiche ben precise per cui viviamo l'amore in un determinato modo, per cui amiamo la nostra libertà, i nostri spazi che vengano assolutamente rispettati, ma questo non significa che persone con un tema natale del genere non siano capaci di amare. Assolutamente no, d'accordo? Dunque, vi ripeto, questo cavaliere di spade è sicuramente un personaggio molto particolare, d'accordo? Che però non va denigrato solo perché è un personaggio di spade, mamma mia, è cattivo. Ma no, ma no, ma assolutamente. Anzi, questa è una persona che sa essere molto focosa proprio perché prova un senso ovviamente di possessività importante nei vostri confronti, quindi comunque è una persona che ci tiene a voi. Però, vi ripeto, non si perde in particolari effusioni. Per quanto riguarda invece la professionalità o il mestiere, in riferimento a questo cavaliere di spade, ecco, solitamente è vero che invece indossano una divisa, cioè possono, ragazzi, ma non obbligatoriamente, possono far parte delle forze dell'ordine, piuttosto che essere avvocati, medici, comunque infermieri, capoturno, un capo officina, un elettricista, comunque qualcuno che abbia, indossi, una divisa che renda ovviamente riconoscibile al mondo intero la propria professione. D'accordo? Cioè il camice di un medico ovviamente è riconoscibile da chiunque. D'accordo? Quindi la tuta da meccanico o elettricista rende immediatamente l'idea di quello che questa persona vada a fare quotidianamente, anche semplicemente per lo stemma o la dicitura dell'azienda per cui lavora. D'accordo? Quindi non deve far parte per forza delle forze dell'ordine, perché mi viene sempre chiesto, ma i personaggi di spade sono poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco. No, non solo, cioè devono avere una divisa che chiaramente rende ovviamente particolarmente riconoscibile ovviamente la loro professione, quindi non è per esempio un insegnante, per esempio non è un pittore, oppure non è un impiegato di banca, oppure non ricopre per esempio il ruolo di segretario d'azienda, d'accordo? Quindi non indossa lavorando abiti comuni, d'accordo? Ma ha una divisa ben precisa che riporta immediatamente alla professione che questa persona svolge ovviamente quotidianamente e giornalmente. Tra l'altro svolge anche molto bene, perché la caratteristica dei personaggi di spade è solitamente di avere molto successo in ambito professionale perché hanno un atteggiamento particolarmente assertivo, cioè sono persone che si sanno ovviamente far rispettare, d'accordo? Quindi vi ripeto, come ha un atteggiamento a volte magari comunque serio e severo con voi, ce lo ha anche con gli altri, cioè è proprio la sua struttura
di personalità, però ragazzi veramente non demonizziamo i personaggi di spade, d'accordo? Perché io veramente ne sento di ogni, cioè i personaggi di spade hanno delle enormi qualità, tra cui il coraggio, la determinazione e soprattutto la velocità, quindi ha intenzione di muoversi entro pochissimo tempo, quindi non tra mesi e mesi, ma tra qualche giorno, settimana, d'accordo? Quindi avrete, almeno nelle sue intenzioni, delle notizie ovviamente da parte di questa persona, d'accordo? Allora ragazzi, vediamo invece in questa posizione invece quali sono le motivazioni primarie che appunto spingeranno questa persona ovviamente ad arrivare a voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 3 di coppe, incontrarvi, vedervi, divertirsi ovviamente con voi, perché il 3 di coppe, vedete, parla di festeggiamenti. È una persona che conta sicuramente, ve lo ribadisco, di iscrivervi, perché le carte di grado terzo rappresentano dei ovviamente contatti pratici, però, quindi aspettatevi una telefonata, perché no, un sms, anche un contatto social ragazzi, ma magari anche questa persona, sapendo dove voi abitiate, può in qualche modo per esempio raggiungervi, nel caso in cui sia un vostro collega di lavoro, potrebbe salutarvi in maniera particolarmente calorosa, diciamo, rispetto a come abbia fatto per esempio sino ad ora. Quindi sicuramente è una persona che ha, vi ripeto, intenzione di giungere ovviamente a voi entro poco tempo, quindi vi ribadisco le tempistiche veloci del Cavaliere di Spade e del 3 di Coppe. Quindi comunicazioni in primo piano entro pochissimo tempo, quindi al massimo 3 settimane o comunque diciamo non dovrete aspettare praticamente mesi e mesi, d'accordo? Al massimo un mesetto, quindi questa persona comunque conta di darvi delle notizie velocemente e vi ripeto, il 3 di coppe parla di un incontro però pratico, generalmente in un ambiente mondano, quindi non è un asso di coppe o un 2 di coppe, cioè non vuole per forza venire a casa vostra o voi a casa sua, d'accordo? È una persona che vi vuole incontrare, per esempio per un caffè, ragazzi, per andare al cinema, cosa meravigliosa che io amo fare particolarmente, piuttosto che una pizza, quindi o una passeggiata, d'accordo? Quindi comunque semplicemente rivedervi e potervi riparlare. Attenzione che però qui abbiamo il 3 di coppe. Ecco qua che tutti i suoi tentativi di essere un uomo duro, di non lasciarsi andare al sentimento, vanno dove devono andare, ossia qui abbiamo un bellissimo 3 di coppe, cioè questa persona si lascerà andare ai lui, quindi non ai voi ma ai lui, perché non vorrebbe farlo, ma si vedrà dai suoi occhi, dalle sue parole, dalle sue diciamo espressioni, ecco, chiaramente del sentimento, ragazzi, parliamo di coppe, ok? Quindi questa sarà sicuramente una persona che vi dimostrerà quello che prova per voi. D'accordo? Quindi sarà particolarmente dolce, sarà particolarmente tenero, sarà ovviamente particolarmente, diciamo, preso da voi e dalla situazione. D'accordo? Il 3 di coppe però, attenzione ragazzi, parla, vi ripeto, di un incontro mondano, quindi ovviamente dove potrebbero esserci appunto altre persone. Quindi non parla necessariamente di un incontro che potrebbe avere, perché so che questo mi viene sempre chiesto, un risvolto di tipo erotico, d'accordo? Non è detto che la serata possa procedere in questo modo, la giornata possa procedere in questo modo. Sì, è un 3 di coppe, quindi ci potrebbero, diciamo, ecco, essere delle effusioni, d'accordo? Quindi farvi capire che, ecco, gli siete mancate, no? Tanto, però non è detto che si arrivi necessariamente in qualche modo a, diciamo, un consumare, ok? A 360 gradi il tutto. Va bene? Quindi può essere anche semplicemente un incontro particolarmente carino, ma dove non si arriva per forza, diciamo, ecco, al dunque definitivo. D'accordo? Quindi, vi ripeto, bell'incontro perché 3 di coppe, caspita, parla di divertimento, però potreste non essere appunto soli, vedete? Qui ci sono altre persone, d'accordo? Arriviamo alla nota dolente, perché ovviamente io ragazzi devo essere sincera, Allora, il 3 di coppe generalmente identifica anche eventualmente terze persone, cioè che cosa vuol dire? Che, vi ripeto, o voi potreste avere qualcuno al vostro
fianco, per cui questa persona per lui è una spina nel fianco, ma l'abbiamo detto che è molto geloso, quindi. Oppure lui, pur essendo, vi ripeto, libero e considerandosi libero, vi avevo parlato di altre eventuali presenze molto superficiali nella sua vita, appunto 3 di coppe, quindi persone che lui abbina contemporaneamente. Quindi nel caso in cui voi vogliate piena sincerità da parte di questa persona, per capire anche ovviamente tornando quindi come si procederà, ovviamente ragazzi non ad interrogatorio, cioè senza fargli ovviamente il terzo grado, però cercate di capire se questa persona possa o meno sentire qualcun altro, perché il 3 di coppe dice sì, d'accordo? Quindi potrebbe sentire altre persone. Io devo essere sincera, d'accordo? Quindi sentire però non è un asso di coppe, quindi non stiamo parlando comunque di una persona che potrebbe già essere impegnata altrove, anche perché vi ho detto col Cavaliere di Spade che non lo è, quindi non ha un impegno serio, comunque lui si sente libero di fare tutto ciò che vuole, non ha controllo, e comunque una persona che non vuole il controllo ovviamente di un'altra persona, Quindi sicuramente il 3 di coppe, vi ripeto, può parlare di una persona che ha altre, no? Frequentazioni, amicizie, eccetera, che però evidentemente andando avanti con voi dovrà prima o poi gestire, perché non può continuare a tenere il piede in 2 o 3 scarpe a meno che voi non lo vogliate e non vi vada bene la cosa, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona che vuole tornare con voi, però vi ripeto per vedervi, quindi vedervi, parlarvi in un ambiente esterno, quindi con per esempio anche altre persone, potrebbero essere altri colleghi, potrebbero essere amici, d'accordo? Potrebbe volervi rivedere in compagnia, ok? Però comunque vuole stare con voi, e voi capirete che questa persona ha ancora gli occhi a cuoricino, d'accordo? Quindi questo cuore che vuole rimanere così duro e non far trapelare nulla, in realtà le emozioni, ma è impossibile, le emozioni trapelano sempre ragazzi, poi soprattutto quando ci si piace, voglio dire. In questa terza ed ultima posizione abbiamo appunto invece il futuro. Vediamo un po' tra voi e questa persona come procederà. E qui abbiamo il 9 di pentacoli, autonomamente bene. Allora, il 9 di pentacoli, ragazzi, significa ovviamente un rapporto che proprio come ovviamente vuole il Cavaliere di Spade non ricomincerà immediatamente. Quindi qui non ci saranno i 2 cuori e una capanna che appunto lui non vuole, ma perché molto probabilmente nemmeno voi vorrete una cosa del genere. Allora, il 9 di pentacoli parla di una carta bellissima che parla di successo, che parla di riuscita, che parla di comunicazioni, ovviamente pentacoli, quindi rapporti importanti da un punto di vista fisico, parla, vi ripeto, di molto appagamento, parla di grandi soddisfazioni, vi ripeto, parla proprio di un percorso che inizierà ovviamente tra voi e questa persona, ma parliamo di pentacoli, quindi un percorso che avrà delle tappe e che porterà alla realizzazione, alla conquista, alla riuscita di una riappacificazione o comunque del, diciamo, approfondimento del rapporto tra voi e questa persona, ma procederà, vi ripeto, per tappe, cioè né voi né lui vorrete in qualche modo, diciamo, accelerare troppo questo ritorno, evidentemente perché ci sono ancora molte cose da chiarire tra voi e questa persona. Ecco, il chiarimento ci sarà, ma assolutamente sì, perché il 9 di denari, vi ripeto, parla proprio di contrattazioni, di dichiarazioni, di presa di posizione ma anche di coscienza importante che vi porterà anche a discutere del passato, di quello che è stato, di ciò che è ovviamente accaduto, ma con molta padronanza, con molta sicurezza, cioè qui non ci saranno più litigi, incomprensioni. Il 9 di pentacoli parla di conquista, di, anzi, in questo caso riconquista, di riuscita, di realizzazione, di tranquillità e di serenità, di buone notizie, di, vi ripeto, incontri, viaggi, spostamenti. Quindi sicuramente, vi ripeto, questa persona tornerà da voi, sì per riavervi, sì per riavere un rapporto fisico importante ovviamente con voi, ma
per in qualche modo riapprofondire e ritornare ad essere coppia, d'accordo? Ci vuole del tempo. Parliamo di pentacoli, quindi le tempistiche in questo caso sono molto lunghe, d'accordo? Quindi la situazione ripartirà nel tempo, quindi non nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o entro il prossimo mesetto. Ovviamente ritornerete ad essere una coppia. Questa è una situazione lenta, ragazzi, parliamo di pentacoli, cioè questa persona potrebbe chiedervi di frequentarvi, è un esempio per farvi capire, ma ovviamente con una sorta di amicizia con benefits, quelle che si usano tanto in questo periodo, quindi non ritornando ad essere una vera e propria coppia, d'accordo? Cioè la situazione migliorerà ma in futuro con ovviamente questa persona, d'accordo? Quindi non immediatamente. Tra l'altro, ragazzi, il 9 di denari è appunto una carta legata a dei giorni ben precisi del mese di settembre, dal 9 al 14 settembre, quindi giorni in cui sentirete molto forte l'energia positiva del ritorno di questa persona, d'accordo? Quindi inizierete a capire che questa persona c'è, che sta ricominciando a ronzarvi attorno e soprattutto che qui ci sarà proprio un'evoluzione della storia. Potreste per esempio notare che questa persona ha ricominciato a guardare le vostre storie, per esempio su Facebook, Instagram, d'accordo? Quindi mi raccomando, non cercate in qualche modo di affrettare i tempi, perché questa persona non vuole affrettare i tempi, d'accordo? Vuole ricominciare a in qualche modo sentirvi, vedervi, ma procedendo con discrezione, per gradi e ovviamente cercando di dipanare, ecco, la matassa di tutte quelle problematiche che potrebbero esserci state in passato tra di voi. D'accordo? Dunque, a questo punto possiamo invece utilizzare appunto i messaggi del cuore ed estrarre appunto 3 altrettante carte per cercare di capire che cosa vi direbbe appunto questo cavaliere di spade in questo momento, se appunto potesse parlarvi. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, dunque, in questa posizione, ecco, abbiamo il sabotaggio, ovviamente. Allora, so di aver ovviamente buttato all'aria le cose più importanti, ovviamente, della mia vita e so che ovviamente molto spesso lo faccio. Cioè, questa persona sa che talvolta, appunto, butta sottosopra, rimette in discussione tutto, creando ovviamente delle problematiche proprio nelle cose più importanti, buone e ovviamente funzionali della sua vita. Quindi evidentemente questa persona, per appunto delle paure che ha appunto prettamente interiori, tende obiettivamente a volte a rimettere in discussione i rapporti, creando però all'interno degli stessi rapporti delle grosse problematiche. Ecco, questa persona ne è pienamente consapevole, cioè questa persona sa che obiettivamente una buona parte di colpa per ovviamente la chiusura della vostra frequentazione, del vostro sentirvi o proprio della vostra storia, ovviamente deriva da questo suo comportamento. Cioè quando le cose iniziano ad andare bene, questa persona tende a creare dei problemi, evidentemente per mettere alla prova chiaramente anche la persona che ha al suo fianco, quindi sa di aver in qualche modo rovinato il vostro rapporto. Vediamo un po'. In questa posizione, ecco, abbiamo sicuramente la rottura. Mi sento assolutamente distrutto da ovviamente quello che è accaduto e ovviamente da tutta questa situazione. Allora, come vi dicevo, il cavaliere di spade non è ovviamente un individuo senza cuore, no, assolutamente, anzi è una persona che il cuore ce l'ha e che ovviamente è stato anche molto male, ovviamente, perdendovi e allontanandosi da voi.
Cioè questa non è stata sicuramente la classica persona che allontanandosi da voi vi ha in qualche modo sostituito, anzi è una persona che ha sempre continuato a pensare a voi e a provare dentro se stesso proprio questa sensazione di incompletezza, cioè questa persona, vedete, si sente a pezzi, cioè mancandogli voi nella sua vita è come se si fosse sentito privato di una parte del proprio cuore, del proprio corpo. D'accordo? Quindi questa persona non è stata particolarmente bene avendovi perso, non è la classica persona che vi ha lasciato, è stata lasciata da voi e quindi ha stappato ovviamente una bottiglia di champagne e si è dato alla bella vita, assolutamente no, ma ve lo dicevo già con questo cavaliere di spade, è una persona molto seria, sì, pretende tanto dagli altri ma anche tanto da se stesso, quindi vedete sta riflettendo molto anche sulle sue stesse responsabilità, quindi dimostra di essere una persona molto intelligente, d'accordo? Ma questa persona è stata male per avervi perso o essersi comunque allontanata da voi. Ecco, in questo caso abbiamo il trattenersi. Avrei dovuto esprimere meglio me stesso e quello che sentivo. Infatti, vi ho detto ragazzi con il Cavaliere di Spade che non è una persona che si perde molto in effusioni, d'accordo? Quindi molto probabilmente questa persona potrebbe proprio avervi lasciato l'idea, la sensazione, l'impressione che non sia mai stato realmente preso ovviamente da voi. Ecco, niente di più errato, cioè questa è una persona, vedete, che è stata male senza di voi, ma vi ripeto, ahimè, è una persona che fa fatica comunque a, vi ripeto, dimostrare ciò che pensa e ciò che prova. È una persona che tende a trattenere, ve lo dicevo proprio con il Cavaliere di Spade, è una persona che non vuole mostrare i sentimenti, probabilmente perché mostrarli dal suo punto di vista può equivalere al mostrare una debolezza. D'accordo? Quindi è una persona che tende a dimostrare poco, ma in realtà sa di per certo che poteva dirvi molto di più, darvi, vedete, molto di più senza nascondere i suoi reali sentimenti e molto probabilmente questa situazione ad oggi non ci sarebbe. Cioè se questa persona vi avesse dimostrato molto di più, molto probabilmente oggi voi sareste ancora insieme. D'accordo? Quindi vi ripeto, questa è una persona molto consapevole, è una persona che sa di aver sabotato il vostro rapporto, è una persona che è stata male perdendovi ed è una persona che sa obiettivamente che avrebbe dovuto parlare, dire, dare qualcosa in più a voi, dimostrando effettivamente i suoi sentimenti. D'accordo? Ma vi ripeto, questa è una persona che ha tutte le intenzioni ovviamente di tornare, anche se però, vi ripeto, la costruzione o ricostruzione in questo caso del rapporto richiederà obiettivamente molto tempo, d'accordo? Anche proprio per riprendere ovviamente vicendevolmente fiducia l'uno nell'altra, perché evidentemente questa persona con la carta del sabotaggio deve obiettivamente aver fatto qualcosa di particolarmente importante in negativo, però in questo caso nel vostro rapporto, d'accordo? Dunque ragazzi, stesa ovviamente molto bella, stesa sicuramente molto importante, con un responso direi assolutamente positivo, d'accordo? Voi sapete che io poi tendo sicuramente a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, quindi comunque andremo comunque ancora a tenere d'occhio la situazione. Nel frattempo, come dico sempre, mi raccomando, buona fortuna e soprattutto a presto. Eccoci dunque ovviamente arrivati alla seconda variante. Di conseguenza appunto io allontano momentaneamente appunto il mazzo degli oracoli e ovviamente inizio a mescolare appunto il mazzetto appunto più piccolo che contiene ovviamente le carte di corte. Dunque cerchiamo di capire ovviamente chi possa essere appunto questa persona che tornerà ovviamente dal vostro passato per quanto riguarda coloro che appunto hanno scelto la seconda variante. Perfetto. Mescoliamo anche ovviamente il mazzo
principale, quindi il restante mazzo di tarocchi, e dunque cerchiamo di capire obiettivamente che cosa accadrà con questa persona, perché ovviamente tornerà da voi, con quali reali intenzioni. Vediamo un po'. Perfetto, allora possiamo dunque iniziare dalla ovviamente prima carta, ossia appunto cerchiamo di capire chi sia questa persona. Qui abbiamo un meraviglioso re e ovviamente un re di bastoni. Allora ragazzi, il re di bastoni, vedete, è un uomo assolutamente affascinante. È un uomo appunto dal fascino magnetico, parliamo di bastoni, quindi una persona che attrae ed è attratto fortemente ovviamente da voi. È una persona diametralmente opposta al cavaliere di spade della variante precedente, perché qui abbiamo ovviamente un uomo sicuramente molto aperto al dialogo, alle chiare, concrete e fattuali dimostrazioni invece appunto di desiderio e affetto. Parliamo di bastoni, quindi questa è sicuramente una persona che ha bene le idee appunto ben chiare nella sua testolina, cioè è una persona che non ha paura di tornare da voi, anche per esempio chiedendovi scusa nel caso in cui abbia causato il vostro allontanamento e la vostra ovviamente rottura, perché il re, come tutti i re, non soltanto il re di bastoni, ha la piena consapevolezza di ciò che vuole, di ciò che lo fa star bene e di ciò che invece lo fa star male. Quindi è una persona saggia, matura e consapevole. Nel caso in cui questa persona in passato non sia stata né saggia né matura né consapevole, ovviamente il re di bastoni ci parla di chi ha in qualche modo ultimato un percorso di trasformazione, di evoluzione interiore molto molto importante. Il re di bastoni sicuramente è chi ha tutta l'intenzione di conquistarvi o riconquistarvi, partendo proprio dal forte desiderio fisico e ovviamente dal feeling erotico che c'è tra di voi, perché qui parliamo di bastoni, cioè quello che obiettivamente porterà ragazzi questa persona ad agire è proprio il feeling erotico e ovviamente fisico che vi lega a questa persona. Quindi parliamo poco di sentimenti e di emozioni. Sì, parliamo di un affetto, parliamo comunque di momenti di dolcezza e tenerezza che questa persona vuole rivivere, ma non è un re di coppe, d'accordo? Quindi è un re di bastoni, d'accordo? Generalmente, ovviamente, i re di bastoni o comunque i personaggi di appunto bastoni o sono single, proprio come i personaggi di spade, oppure generalmente hanno anche sicuramente delle frequentazioni, una frequentazione che però loro non reputano vincolante nella loro esistenza, per cui è come se vivessero praticamente da single. Quindi si sentono assolutamente liberi di poter agire e reagire come vogliono, a prescindere da quello che poi gli venga detto o meno dalla compagna o dal compagno ufficiale. Quindi vi ripeto, è una persona o del tutto completamente single o che può avere delle frequentazioni sfilacciate che potrebbe, ahimè, anche magari in qualche modo abbinare, ma vi ripeto, nulla di vincolante, cioè lui non si sente vincolato da nessun rapporto, al contrario per esempio dei personaggi di coppe e personaggi di denari, d'accordo? Quindi il re di bastoni è una persona generalmente, vi ripeto, single o comunque è una persona che nel caso possa avere una compagna o comunque avere altre frequentazioni, lui le reputa qualcosa di passeggero e di non assolutamente vincolante né importante. Quindi i rapporti o un rapporto che si può sciogliere velocemente, ovviamente a seconda dei suoi desideri. È un personaggio, vi ripeto, temerario, quindi è una persona coraggiosa, è una persona che non teme rivali e anzi non pensa di averne. Quindi è una persona che dà già per scontato la sua vittoria
Inoltre, ovviamente, è una persona che si fa molto guidare nella vita, ma anche nella scelta dei vari partner, dalla soddisfazione fisica che ovviamente lui ne ricava nel momento in cui appunto ha dei contatti fisici con questa determinata persona. Cioè, diciamo che tra le caratteristiche primarie, ovviamente, che lui cerca nella sua donna ideale, ragazzi, non nelle frequentazioni estemporanee, ma nella sua donna ideale, ovviamente c'è in prima battuta la bellezza fisica. Quindi è una persona che vi reputa fisicamente la sua donna ideale o comunque il suo partner ideale. Per quanto riguarda il re di bastoni, inoltre, vi ripeto, è un personaggio però molto leale. Quindi anche nel caso in cui, vi dicevo, una persona impegnata o comunque che ha altre frequentazioni, questa persona non, diciamo, esiterebbe a chiudere con queste frequentazioni altre per poter vivere un rapporto con voi assolutamente pratico e alla luce del sole. Quindi, vi ripeto, è una persona capace di saggezza, maturità e grande consapevolezza, cioè sa prendere le decisioni al momento giusto. Vi ripeto, nel caso in cui voi possiate dirmi ma in passato era tutt'altro, ecco, questa persona è cambiata, quindi ha ovviamente, diciamo, portato avanti un percorso importante di evoluzione e maturazione. Per quanto riguarda ovviamente il dato astrologico, il re di bastoni appartiene generalmente ai 3 segni di fuoco, quindi Ariete, Leone, Sagittario, o potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi ovviamente 3 segni, nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono? La Luna, Venere, per quanto riguarda le emozioni e l'emotività, l'interiorità, e ovviamente Marte e Mercurio per quanto riguarda l'Eros e ovviamente la comunicazione con gli altri. D'accordo? Quindi vi faccio un esempio, potrebbe avere per esempio Marte in Ariete e Venere in Leone. D'accordo? Quindi una presenza importante dei ovviamente segni di fuoco nei punti strategici, diciamo così, ovviamente del tema natale. D'accordo? Quindi, generalmente da un punto di vista inoltre anagrafico, il re di bastoni, come tutti ovviamente i re, rappresenta chi ha grosso modo dai 40-45 anni in su. Quindi diciamo che obiettivamente il re di bastoni, come tutti i re, è ovviamente particolarmente maturo anche da un punto di vista anagrafico, oppure potrebbe essere più grande di voi, quindi comunque una persona che ha maggior esperienza rispetto ovviamente alla consultante, anche ovviamente più grande di voi da un punto di vista anagrafico, d'accordo? Ma anche nel caso in cui tra di voi non ci sia una differenza di oltre 10 anni, è comunque una persona che evidentemente ha maggiore esperienza per quanto riguarda la vita, i sentimenti, le emozioni, il gestire appunto le relazioni rispetto a voi, d'accordo? Sì, è una persona capace, una persona, se vogliamo, anche a volte furba, però vi ripeto, non è una persona sleale, è una persona che ama, diciamo, essere il più trasparente possibile, proprio nel momento in cui ci sono dei desideri imperanti. Cioè questa persona non sa dire di no nel momento in cui obiettivamente si senta particolarmente, ovviamente, attratto da una persona. È chiaro che però questo è anche il suo tallone d'Achille, cioè è vero, questa è una persona che potrebbe tradire perché in qualche modo estremamente eccitato e coinvolto eroticamente da un'altra persona. Quindi, sì, i personaggi di bastoni si fanno guidare obiettivamente dall'elemento bastone, quindi chiaramente dal fuoco, dalla passione, dalla voluttà. Quindi è chiaro che questa persona a volte potrebbe ragionare poco sulle cose e lasciarsi andare immediatamente alla passione, all'erotismo. Quindi potrebbe aver tradito le compagne precedenti o potrebbe magari aver commesso un passo falso anche con voi nella vostra precedente frequentazione. D'accordo?
o comunque è una persona che a volte potrebbe scivolare in comportamenti non proprio, diciamo così, moralmente accettabili. D'accordo? Perché è una persona che sente molto forte il richiamo, ecco, diciamo così, della carne. D'accordo? Però, vi ripeto, è una persona sicuramente molto saggia e matura, che cerca di evitare di cadere in tentazione, anche se veramente fa molta fatica. In passato e in gioventù sicuramente ha ceduto, perché i personaggi di bastoni cedono alle tentazioni. Il re ovviamente ha quella maturità, quella saggezza in più per cercare di capire effettivamente se sia o meno il caso di rischiare. Inoltre, generalmente il re di bastoni potrebbe avere già figli, quindi potrebbe essere già padre. Non ovviamente per quanto riguarda tutti voi, ma per alcuni di voi potrebbe essere appunto una persona che ha già dei figli, perché generalmente rappresenta proprio la figura del padre, del mentore, di colui che dà dei consigli giusti anche agli altri, quindi anche un ottimo amico, E poi è una persona di compagnia, quindi potrebbe avere anche molti amici. Non è una persona solitaria, quindi vedete proprio l'opposto rispetto al Cavaliere di Spade della variante precedente. È una persona che ama molto la compagnia. Per quanto riguarda l'aspetto professionale, è un re, quindi potrebbe sicuramente ricoprire una carica di una certa, diciamo, importanza, quindi potrebbe essere un capo, un datore di lavoro, potrebbe essere il proprietario di una ditta, di un'azienda, o vi ripeto un capoturno, comunque un caporeparto, un caposettore, comunque una persona che ha delle responsabilità maggiori rispetto ad altri, ovviamente colleghi. D'accordo? Quindi è sicuramente una persona che ha sulle sue spalle, vi ripeto, o dei figli o la propria famiglia di origine che lui aiuta perché è un uomo molto buono e generoso, oppure, vi ripeto, sicuramente è una persona che ha, per esempio, sulle spalle un team di lavoro di persone magari più giovani di lui, inesperte, che lui invece sta aiutando a crescere. D'accordo? Quindi è una persona molto brava, abile, bastoni, nelle professioni ovviamente di tipo manualistico, quindi sicuramente è una persona che ha una certa creatività e ovviamente anche un'ottima preparazione e intelligenza, però dovuti sicuramente non tanto a doti personali anche, ma non necessariamente, quanto piuttosto ad una esperienza che lui ha accumulato nel tempo, facendo la debita gavetta, cioè non è una persona a cui ha regalato qualcosa a qualcuno, Quindi è una persona che si è sempre tirata su le maniche, perché parliamo proprio di bastoni, quindi non è una persona fortunata, diciamo così, o comunque che ha avuto il classico benefattore che lo ha aiutato e spinto verso i piani alti. No, il re di bastoni generalmente si è fatto da solo. D'accordo? Dunque, vediamo in questa posizione obiettivamente cosa spinge questa persona a tornare da voi. E qui abbiamo il 5 di bastoni, di nuovo bastoni, quindi sicuramente il desiderio fisico, ve lo ribadisco, è una persona che sa di per certo di avere dei, diciamo in qualche modo, dei rivali, cioè una persona che sa che voi potreste comunque anche in qualche modo essere corteggiate da altre persone, ma vi dicevo appunto il re di bastoni sa che poi queste persone vengono eliminate, quindi dà già per scontato la sua ovviamente vittoria, quindi non li considera neanche, non è un personaggio di spade che è pronto alla lotta, d'accordo, alla guerra. I personaggi di bastoni danno già per scontato, diciamo, la loro vittoria. Sì, sono particolarmente a volte anche altezzose, a volte anche un po' arroganti, però obiettivamente questo re di bastoni sa già che prima o poi vincerà, quindi non li considera neanche più di tanto. È una persona che vede in voi una donna, comunque una persona molto forte, dal carattere pepato, 5 di bastoni, una donna non facile da gestire, con la quale ci sono stati o potrebbero esserci stati dei momenti di in qualche modo scontro, litigio, perché il 5 di bastoni parla appunto anche proprio di mentalità diverse, diciamo, di caratteri diversi che potrebbero essere scivolati in passato o potrebbero scivolare spesso nell'incompatibilità.
cioè caratterialmente lui è consapevole del fatto che non vi somigliate, quindi siete due persone particolarmente diverse, però sa anche che il sale, diciamo il pepe del vostro rapporto nasce proprio dall'erotismo, quindi questa persona sa che nel momento in cui tra di voi ci possono essere ancora degli screzi, si finirebbe a far pace ovviamente in una dolce alcova d'amore ed eros, d'accordo? Ed è una persona che ama, adora queste situazioni. Quindi sa che il vostro non sarà sicuramente un rapporto semplice, ma sa che obiettivamente sarà un rapporto appagante e soddisfacente, proprio perché non sarà un rapporto semplice, perché non gli verrà regalato niente. Sa che voi non fate sconti, questa persona sa che voi siete ovviamente particolarmente dirette, vivaci e che ovviamente non avete e non avrete peli sulla lingua, ma questo gli piace. Cioè questo, diciamo, moto di attrazione e repulsione che in qualche modo vi allontana ma vi lega, a questa persona piace particolarmente. Quindi dà per scontato che comunque tra di voi si potrebbe finire a far pace nel migliore dei modi. D'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente non disdegna neanche, se vogliamo, lo scontro con voi, perché comunque è una persona che sa che sarà uno scontro comunque a ragion veduta, cioè non è follia, non c'è un 9 di spade, questa persona non pensa che voi vi inventiate qualcosa, che abbiate paure assolutamente infondate, questa persona sa che ovviamente ci potrebbero essere delle difficoltà, ma che verranno poi sicuramente chiarite e in qualche modo appianate da questo grosso feeling fisico che in particolare appunto vi lega. Però dà già per scontato che ci potrebbe essere uno scontro, diciamo, particolarmente acceso tra voi e questa persona. Cioè sa già che tornando da voi non vi troverà necessariamente a braccia aperte ad aspettarlo, ma sa che gli darete del filo da torcere. D'accordo? Però evidentemente la cosa lo eccita e gli piace particolarmente. Quindi obiettivamente è una persona che assolutamente non si tirerà indietro, anche perché è tipico del re di bastoni l'essere assolutamente consapevole di poter comunque gestire la situazione, anche ovviamente le più difficili. D'accordo? Quindi sì, è una persona molto sicura di sé, questo sicuramente, ma è una persona anche molto ottimista e fiduciosa. Tra l'altro, ragazzi, re di bastoni, 5 di bastoni, pensa ovviamente in qualche modo di fare dei movimenti, comunque di chiamarvi, di sentirvi entro brevissimo tempo. Quindi anche in questo caso, come nella variante precedente, non parliamo di tempistiche lunghe di mesi e mesi, qui parliamo al massimo di un mesetto di tempo. D'accordo? Grosso modo entro i prossimi 30 giorni questa persona sicuramente si farà sentire e cercherà di darvi ovviamente la prova del fatto che lui vi sta ancora ronzando attorno. D'accordo? Quindi conta di muoversi. Come? Attraverso, vi ripeto, qualcosa di pratico, perché qui parliamo di bastoni, quindi messaggio, telefonata, un like sui social e poi riprendere ovviamente la vostra, diciamo, frequentazione. D'accordo? Quindi sicuramente è una persona che non vede l'ora di potervi rivedere e risentire. D'accordo? Anche se vi ripeto, dà per scontato che qui potrebbero esserci delle situazioni difficili da un punto di vista comunicativo, cioè potrebbe esserci anche un bisticcio fra di voi. Lui lo dà per scontato, ma la cosa non ovviamente lo preoccupa. D'accordo? Anche nel caso in cui lui abbia, per esempio, altre frequentazioni, lui sa che comunque ci siete solo voi, cioè le altre verranno eliminate. E anche nel caso in cui lui sappia a sua volta che voi possiate avere altre persone, sa che lui comunque avrà la precedenza. D'accordo? Vediamo dunque, ragazzi, in questa posizione come procederà il futuro tra voi e questa persona. Che carta stupenda, mamma mia. Allora, abbiamo la carta delle stelle. Allora, ragazzi, la carta delle stelle ci parla sicuramente di sogni che si realizzano e ovviamente situazioni estremamente positive.
Allora, la carta delle stelle parla in questo caso sì di una frequentazione rispetto alla variante precedente molto più chiara ed evidente, cioè in questo caso ci sarà o un tornare insieme proprio come coppia, oppure in qualche modo un, diciamo, iniziare una vera e propria storia nel caso in cui la vostra sia stata semplicemente una frequentazione. Cioè, questa è una persona che ha intenzione di impegnarsi seriamente con voi, dando ovviamente la piena disponibilità ad aprire il proprio cuore, stelle, a voi, anche confidandovi i suoi sogni, i suoi desideri, le sue speranze, e soprattutto è una persona che ha intenzione di vivere molti momenti, appunto le stelle, romantici, spensierati e ovviamente profondi con voi, perché le stelle parlano anche appunto di erotismo, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona ha intenzione di ovviamente costruire un vero e proprio rapporto che abbia un seguito, ma appunto qualcosa di più importante, proprio perché vi vede, ve l'ho detto dall'inizio, come la persona ideale giusta per lui da avere al suo fianco. Cioè, questa persona non ha mai pensato di sostituirvi o non ha mai trovato una persona che potesse sostituirvi. Cioè, questa è una persona che ha sempre pensato obiettivamente di volere solo voi al suo fianco. Cioè, è una persona che non vi ha mai sostituito. La carta delle stelle, ragazzi, ci parla di bellezza, ci parla di fascino, ci parla addirittura di una persona molto in vista. Cioè, lui sa che voi potreste veramente essere corteggiate da molte persone, ma ovviamente la cosa, vi ripeto, lo eccita ancora di più e lo porta ancora di più magneticamente verso di voi. Però vi ripeto, nonostante questa persona abbia un forte trasporto fisico, ve lo dicevo con il re di bastoni e il 5 di bastoni, la carta delle stelle ci parla di un futuro in cui invece questa persona sentirà nascere dentro se stesso un amore molto più romantico e spirituale, non privo di profondo coinvolgimento fisico, quindi sicuramente la passione ci sarà, però obiettivamente questa persona in futuro lascerà molto più spazio ai sentimenti e ovviamente al romanticismo, quindi diventerà veramente il rapporto ideale. Sarà un rapporto duraturo, ovviamente, su cui questa persona si impegnerà molto e che potrebbe addirittura sfociare in un rapporto, vi ripeto, molto più profondo, quindi sicuramente un fidanzamento, addirittura un matrimonio. Cioè questa è una persona che, vi ripeto, ha le idee ben chiare in riferimento a voi. Le stelle parlano appunto di incontri, parlano sicuramente di un parlarsi, vi ripeto, di un raccontarsi, di un confidarsi, che ovviamente permetterà ad entrambi di sognare ad occhi aperti e di vedere un orizzonte molto più positivo sicuramente rispetto al passato. D'accordo? Quindi è una carta veramente molto bella, ma soprattutto è la nascita di sentimenti teneri e sinceri che porteranno questa persona a sentirsi realmente innamorata e realmente legata a voi. Quindi tutti gli sforzi compiuti in passato, le attese, i sacrifici, ecco, in questo caso verranno ripagati, cioè la carta delle stelle parla di ricompensa, di concretizzazione di sogni e di un nuovo inizio. Quindi in questo caso questa persona potrebbe veramente tornarvi completamente cambiata. Pronta ovviamente ad iniziare un rapporto ma in maniera totalmente diversa rispetto ovviamente al passato, quindi dando anche più spazio ad un amore di tipo romantico. D'accordo? Quindi veramente una carta molto bella che ci parla, vi ripeto, di bellezza, quindi voi rappresentate per questa persona una sorta di VIP, la donna più bella, ammirata e desiderata da tante persone, che ovviamente al suo fianco rappresenterebbe una tacca non indifferente in più alla propria autostima, cioè si sentirebbe molto lusingato quest'uomo dall'avervi ovviamente al suo fianco. Per quanto riguarda le tempistiche della carta delle stelle vanno grosso modo dai 2 ai 3 mesi, cioè obiettivamente entro al massimo ovviamente i prossimi 2 o 3 mesi
questa situazione prenderà una piega però definitiva e molto più chiara. In particolar modo, ovviamente, la carta delle stelle è legata al segno della Vergine, oltre che al segno del Toro e dell'Acquario. Quindi sicuramente, vi ripeto, è un rapporto che andrà avanti per lungo tempo, come ci suggeriscono appunto il Toro e l'Acquario, ma in particolar modo, come ci suggerisce appunto la Vergine, ci saranno degli eventi molto importanti proprio nel periodo dell'inizio dell'autunno, quindi tra settembre e ottobre, d'accordo? E ovviamente anche verso la fine dell'inverno, proprio come ci suggerisce appunto l'Acquario, d'accordo? Quindi un giorno inoltre legato alla carta delle stelle è il venerdì. Quindi nel caso in cui voi programmiate degli incontri solitamente appunto nel giorno di venerdì, saranno particolarmente ovviamente propizi, d'accordo? Sicuramente la carta delle stelle parla sì anche di incontri in solitaria, quindi tête à tête, momenti di grande romanticismo, ma parla anche di, per esempio, momenti di mondanità, a teatro, gallerie, studi d'arte, sale da ballo, oppure anche concerti. Quindi è una persona che comunque vorrà trascorrere con voi anche momenti piacevoli dedicati per esempio alla socialità, alla mondanità e alla cultura. D'accordo? Quindi sicuramente questo è un rapporto che questa persona farà di tutto per portare avanti per lungo tempo e approfondendolo, quindi cercando in tutti i modi di ovviamente vedere nel vostro sentimento chiaramente qualcosa di più, cioè un valore aggiunto nella sua vita che lui assolutamente non ha intenzione di perdere. La carta delle stelle parla anche di longevità, quindi sicuramente questa è una persona che vuole che il vostro rapporto diventi assolutamente e sia assolutamente prospero, fecondo e longevo. D'accordo? Quindi la carta delle stelle parla anche di un aiuto che voi avrete da parte del karma, cioè sicuramente nel vedervi, nel organizzare gli incontri e anche nell'approfondire il vostro rapporto, il karma vi sarà ovviamente di grande aiuto. D'accordo? Anche per evitare, per esempio, momenti di appunto conflittualità, di cui abbiamo parlato appunto con il 5 di bastoni, o eventuali appunto rivali o ostacoli. D'accordo? Dunque, estraiamo appunto dal mazzo dei messaggi d'amore, da questo mazzo di oracoli, 3 carte in riferimento a questo re di bastoni. Cosa vorrebbe dirvi in questo momento, se ovviamente potesse farlo? Vediamo un po'. Allora, perfetto. In questa posizione abbiamo la carta del trascurare. Non ti ho dato quello di cui avevi bisogno. Allora, questa è una persona che sa di non aver agito, diciamo, nella maniera più corretta possibile. Cioè, è una persona che sa che in un momento, ovviamente, del vostro passato avrebbe potuto fare qualcosa di più, ma non lo ha fatto. Per esempio, corteggiandovi di più, mostrando maggiormente i suoi sentimenti o magari allontanando eventuali altre persone che si sono, per esempio, frapposte fra di voi, evitando certi rischi, evitando di cadere in tentazione. Ma questa persona sa di aver fallito in questo compito, di aver mancato in un compito. Quindi sa di non avervi dato ciò di cui voi avevate bisogno in quel momento e quindi vi ha perso. Quindi è consapevole del fatto che lui non ha agito come avrebbe dovuto e quindi vi ha perso. D'accordo? Quindi è una carta che parla proprio di consapevolezza, di aver sbagliato lui in qualcosa e questo qualcosa ha provocato poi la rottura. Quindi lui vi ha trascurato, lui ha mancato in un determinato compito e quindi ha fallito nel proprio obiettivo. Cioè, nel caso in cui voi, per esempio, eravate all'epoca corteggiate da più persone, ecco, questa persona non è stata in grado, in qualche modo, di farsi avanti e sbaragliare i nemici. Ora sì, ora il re di bastoni si sente pronto, ma in passato si è reso conto di aver fallito. Vediamo in quest'altra posizione abbiamo la carta dei segreti. Non ti ho raccontato tutto. Allora,
Attenzione ragazzi, perché questa è una persona che deve appunto raccontarvi la verità in riferimento a determinate situazioni o del passato o del presente. Guardate che obiettivamente questa carta ovviamente è venuta ed è stata estratta in posizione contrapposta al 5 di bastoni, l'una sotto l'altra. Quindi obiettivamente, come potete vedere, questa 5 di bastoni è la carta, vi ripeto, dei conflitti e questa è appunto la carta della menzogna. Quindi questi conflitti potrebbero essere proprio derivati da delle situazioni, diciamo, di menzogna che questa persona potrebbe avervi raccontato e di cui voi potreste avere il sentore o aver veramente conosciuto la realtà dei fatti. Cioè c'è qualcosa che questa persona non vi ha raccontato e che è fondamentale al fine di poter portare avanti il vostro rapporto. Motivo per cui questa persona, ora si spiega perché, questa persona è consapevole del fatto che tra di voi potrebbero esserci discussioni. Perché questa persona sa che molto probabilmente raccontandovi la verità di quello che è in realtà accaduto, voi potreste arrabbiarvi non poco, oppure voi potreste aspettare al varco questa persona cercando delle spiegazioni in riferimento a qualcosa di spiacevole che voi potreste aver scoperto. Qui c'è qualcosa che questa persona deve raccontarvi e che potrebbe proprio causare questi litigi. D'accordo? Quindi questa persona ne è pienamente consapevole. Vediamo ragazzi in quest'ultima posizione e qui abbiamo, ecco, la carta appunto del sentirsi in colpa. Questa persona si sente in colpa, si sente triste per aver causato comunque in voi una sofferenza o comunque delle delusioni. Ecco, questa vi ripeto è una persona che l'ha combinata, quindi qualcosa di non giusto e non corretto ovviamente l'ha fatto. E obiettivamente ora ne è pienamente consapevole. È dispiaciuta questa persona proprio perché sa obiettivamente che il rapporto con voi sarà un rapporto molto bello, perché qui ci sono delle basi molto importanti, ma sa di aver causato qualcosa di sbagliato nel vostro rapporto, perché è proprio la carta della colpa. Cioè questa è una persona che sa di aver sbagliato, di aver, vi ripeto, mancato in qualcosa, di non essere stato in grado, vi ripeto, o di conquistarvi definitivamente portandovi via ad altri corteggiatori, o di non essere lui stato in grado in passato di scegliere rispetto ad altre situazioni di valore decisamente minimo rispetto a voi. Quindi questa persona sa di aver dato per esempio la precedenza a situazioni di poco conto, rischiando invece di perdere voi, che invece di valore ne avete tanto, perché vi ripeto che vi vede la donna ideale, soprattutto da un punto di vista estetico. Quindi questa è una persona che veramente si sente profondamente in colpa per avervi perso, per non avervi dato quel qualcosa in più che vi avrebbe permesso di continuare il vostro rapporto. Quindi questa è sicuramente una persona che ha intenzione di riprendere il vostro rapporto. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata in altre situazioni, ve lo dicevo all'inizio con il re di bastoni, questa è una persona che non ama sentirsi appunto in colpa, a disagio, in riferimento ad altre persone che potrebbe tradire, perché adesso vuole agire in maniera leale. Quindi questo senso di colpa, tradendo per esempio un'eventuale compagna, vuole eliminarlo, decidendo per una scelta chiara, decisiva, pulita e trasparente, come suggerisce la carta delle stelle. Nonostante questo possa portare al 5 di bastoni, quindi eventuali conflitti e litigi, ma è disposto a viverli piuttosto che lasciarsi scappare questa possibilità. D'accordo? Quindi vi ripeto, anche in questo caso qui abbiamo una persona molto consapevole, proprio come nella variante precedente, una persona consapevole di aver fallito in qualcosa. In questo caso però abbiamo dei segreti, questa persona deve raccontarvi qualcosa in più rispetto a quello che voi sapete ad oggi. Quindi ci sono delle situazioni da chiarire e poi qui c'è un forte senso di colpa per aver deluso voi o per in qualche modo rischiare di deludere altre persone che in qualche modo stanno
ambendo ad un posto accanto a lui. Ecco perché è assolutamente intenzionata questa persona a risolvere a breve questa situazione. Quindi entro i prossimi 2 o 3 mesi qui avremo sicuramente un'evoluzione molto importante della situazione. D'accordo? Quindi aspettatevi sicuramente, vi ripeto, tra pochissimo tempo, qualche settimana al massimo, appunto il ritorno da parte di questa persona che si farà appunto sentire attraverso un messaggio, una telefonata o anche semplicemente un like sui social, o potrebbe farvi notare appunto la sua presenza tra chi osserva per esempio appunto le vostre storie appunto sui social. Ecco, una persona che sicuramente però vorrà in questo caso ricominciare una vera e propria storia, o comunque una storia nuova con una persona nuova, perché vi dicevo che questa è una persona cambiata, una persona diventata molto più matura e consapevole anche dei suoi stessi sbagli. D'accordo? Voi poi sapete ragazzi che io sicuramente tendo a rifare le stese, di conseguenza andremo ancora a tenere d'occhio ovviamente la situazione. Per il momento, ovviamente, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro e ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto!